Qual è l'arma segreta di Dua Lipa e Barbie per conquistare il mondo? Tutti gli ingredienti per un'escalation globale ci sono. Sonorità dance e ritmo intriganti. Una voce e un interprete spettacolari che rapiscono l'attenzione. Un film che fa tendenza e fa parlare di sé. E chi più ne ha? Però, questi sono ingredienti che abbiamo già incontrato in molti pezzi di successo. Ma allora, qual è davvero l'arma segreta che Dua Lipa e Barbie hanno messo in campo per conquistare il mondo? Ti posso anticipare che, secondo me, dietro le quinte, c'è soprattutto un'armonia esplosiva, molto ben costruita e tutt'altro che scontata, che inconsciamente colpisce nel segno e ti cattura senza risultare ovvia, e che ai primi ascolti un po' distratti mi era sfuggita. Ma prima di entrare nei dettagli, cominciamo a vedere assieme gli accordi di Dance the Night. Sono solo 5, ma molto ben selezionati e confezionati. Il brano è in Si minore, ma con parecchi trucchetti intriganti e originali che fanno la differenza, di cui ti parlerò dopo che avremo visto velocemente gli accordi di tutte le sezioni. La strofa utilizza solamente 2 accordi, Si minore settima e Mi settima, alternati e scelti con cura per creare un'atmosfera grintosa e accattivante. Il ponte che collega strofa e inciso utilizza la progressione di accordi Sol, La, Si minore, Mi settima, preceduto da un accordo di passaggio di Re, che realizza una rampa spettacolare di 4 accordi e mezzo che ha dell'epico. Infine l'inciso sfrutta un giro di 4 accordi originali che si susseguono velocemente in puro stile dance e ti catturano. Si minore, Mi settima, Re sesta, Sol settima maggiore. Questo è tutto ciò che ti serve per suonare gli accordi del brano, ma è ora che la cosa si fa interessante, andando a scavare nella sua costruzione armonica. Come sempre, ti invito a iscriverti e a guardare gli altri video del canale su modi musicali, grade degli accordi e armonia se vuoi approfondire questi argomenti, o semplicemente per un ripasso da un punto di vista alternativo. Cominciamo dalla strofa. Gli unici 2 accordi utilizzati, Si minore settima, Mi settima, sono costruiti sul primo e il quarto grado della tonalità di Si minore. La prima cosa che salta all'occhio, o per meglio dire all'orecchio, è l'accordo di quarto grado maggiore, il Mi settima, che spadroneggia per l'intero brano. Il fatto che l'accordo di quarto grado sia maggiore significa che il modo della scala del brano non è il classico modo eolio, cioè la scala minore naturale, ma il modo dorico, che ha il sesto grado della scala alzato di un semitono rispetto al modo minore naturale, che dà al brano un carattere bello deciso, grintoso e epico, nonostante l'impostazione generale della scala sia minore. Il ponte che collega strofa e inciso è invece un ottimo esempio di una vera e propria rampa di lancio armonica, molto ben ideata e costruita, usando la mescolanza di 2 modi musicali differenti. Infatti, i primi 3 accordi sono costruiti sul modo eolio, la classica scala di Si minore naturale che prevede il Sol invece del Sol diesis, per portarci con calma ma decisione, usando un movimento ascendente, Sol maggiore, La maggiore, verso l'accordo di partenza, Si minore. E da lì seguono l'accordo di terzo grado, che già di suo è maggiore, il Re. Ma soprattutto l'ultimo accordo, Mi settima, anch'esso maggiore, grazie al ritorno di quel Sol diesis della scala del modo dorico, che essendo un accordo di settima, porta la tensione alle stelle e ci spara a tutta velocità verso l'inciso. È però proprio nell'inciso che secondo me si tocca l'apice dell'ingegneria armonica, con una progressione di 4 accordi estremamente originale e molto ben costruita. Si minore, Mi settima, Re sesta e Sol settima maggiore si susseguono con un ritmo frenetico che quasi toglie il respiro e terminano con quell'accordo di sesto grado, Sol settima maggiore, che lascia il segno e disorienta un po', assieme al suo basso di Sol che potrebbe sembrare fuori posto, ma in realtà è azzeccatissimo. Il suo ruolo, apparentemente di secondo piano e che può passare inosservato, secondo me è invece la vera forza di questa progressione di accordi, perché riprende in maniera subdola i primi 2 accordi, il Sol e il La di passaggio,
della rampa di lancio che abbiamo già sentito nel ponte, mantenendo alta l'energia durante tutto l'inciso con tante piccole spinte supplementari nella parte finale di ogni giro. È questa secondo me la vera arma segreta di questo brano, che con questo trucchetto ci regala un inciso veramente catchy e molto intrigante. Nella parte centrale del brano abbiamo poi una sezione in cui l'arrangiamento mette momentaneamente in secondo piano gli accordi e l'armonia di accompagnamento, per darci un po' di respiro e lasciare spazio ad una parte vocale molto sofisticata, per poi riportarci di nuovo nell'accattivante progressione dell'inciso che finisce bruscamente, lasciandoci ancora un po' di appetito che ci porterà a riascoltare volentieri il brano quando ci ricapiterà a tiro. Se questo video ti è piaciuto, clicca su mi piace e lascia un commento per aiutarmi a capire come migliorare e rendere più interessante il canale e i suoi contenuti. Nel frattempo ti auguro una splendida giornata e alla prossima!